La procrastinazione è uno dei motivi principali per cui le persone non raggiungono i propri obiettivi. Questo perché la procrastinazione portata in un lungo lasso di tempo porterà solamente al rimanere sempre nello stesso punto o addirittura a regredire. Questo perché facendo un piccolo passo avanti ogni giorno, pian piano, seppur lentamente, si arriverà prima o poi al proprio obiettivo, invece rimandando sempre tutto ciò che si deve fare, si rimarrà sempre nello stesso punto e non si riuscirà mai a raggiungere il proprio obiettivo, dato che non si fanno quei piccoli passi avanti che sono fondamentali per raggiungere appunto la destinazione. Per combattere questo grande nemico che è la procrastinazione, ovviamente prima di capire come fare per combatterla dobbiamo prima soffermarci e intendere davvero che cos'è la procrastinazione, quali sono i motivi principali per cui le persone tendono ad evitare ciò che devono fare. Spesso la procrastinazione è la manifestazione di un rifiuto verso delle azioni che ci sembrano difficili o poco piacevoli. Questo perché il cervello ovviamente è abituato a preferire una felicità temporanea rispetto che a un disagio temporaneo che però porterà ad una felicità più lunga nel tempo. Quindi noi tendiamo sempre più a riprogrammare ciò che dobbiamo fare, a rimandare qualsiasi cosa che ci sembra anche un po' difficile, solamente per fare invece delle azioni temporanee che appunto porteranno un sollievo temporaneo, ma che poi nel tempo non porteranno a niente. Rimandando sempre queste azioni diventerà sempre più difficile cominciare, perché si viene divorati dal senso di colpa e quindi è sempre più complicato cercare di avviare quel processo a già è brutto, perché ovviamente nessuno vuole fare delle cose poco piacevoli, però poi si viene addirittura mangiati dal senso di colpa di non aver iniziato prima e quindi c'è sempre più un processo che non va mai a finire e quindi è sempre più complicato iniziare. Ogni volta che procrastiniamo però sottraiamo del tempo al raggiungimento dei nostri obiettivi, dando invece agio a cose che non ci porteranno a niente. Quindi ad esempio fare un'azione un po' più pesante che dura 10 minuti, come magari non lo so, studiare una pagina di qualche materia per la scuola, ovviamente porterà a risultati maggiori rispetto che stare 5 minuti che sono di meno, che però danno più soddisfazione su TikTok, su Instagram. Alla fine di quei 5 minuti poi tu non ci hai ricavato niente, però quando hai trascorso quei 5 minuti su Instagram hai avuto quella felicità temporanea che quindi ti ha dato come l'illusione che tutto va bene, come se non ci fosse niente più da dover fare per 5 minuti, però poi quei 5 minuti terminano e comunque tu dovrai ricominciare il tuo compito o addirittura cominciarlo per la prima volta e quindi ricominciano quei 5 minuti su Instagram che poi diventano ore e quindi il raggiungimento del tuo obiettivo si allontana sempre di più da te e il senso di colpa aumenta e quindi comincia sempre più questo ciclo. Una volta quindi compreso perché procrastiniamo, cioè per evitare quel disagio temporaneo, bisogna iniziare a vedere diversamente il tempo, perché il tempo spesso viene sottovalutato proprio perché ce n'è tanto, ma non viene data la giusta attenzione a una caratteristica fondamentale del tempo, cioè che non è recuperabile. Quindi va iniziata ad essere vista come una risorsa, un valore fondamentale, se non uno dei più importanti della nostra vita, perché il tempo, ok, è tanto, ma non sappiamo mai né quando ci verrà tolto e poi non ci può mai essere dato indietro. Quindi bisogna prendere più consapevolezza del modo in cui impieghiamo il nostro tempo. Quindi c'è sempre quel momento di svago, c'è sempre quel momento di divertimento, ma non vuol dire che avendo tanto tempo ci deve essere solo il momento di svago e solo il momento di divertimento. No, perché così si rimane sempre nello stesso punto nella propria vita, non c'è progresso. Un uomo smette di essere felice quando smette di progredire e c'è quel momento di stallo che viene sempre più amplificato, dura sempre più nel tempo, solo per non fare che cosa? Un'azione che richiede sforzo, per stare quei 5 minuti in più su Instagram ogni volta. E quindi bisogna iniziare a capire che il tempo è un valore, è una cosa che ci hanno regalato e non c'è mai un momento che si ripete 2 volte, proprio perché il tempo scorre, indipendentemente da quello che fai. Puoi star facendo milioni di progressi per arrivare al tuo obiettivo e il tempo scorre, ma allo stesso tempo scorre anche se tu non fai niente. Quindi tanto vale fare quella piccola cosa ogni giorno e piano piano arrivare al proprio obiettivo rispetto che non fare niente ogni giorno e non arrivarci mai. Bisogna quindi capire che ogni minuto in più passato sui social, sul telefono, a non fare niente, a distrarsi, è un minuto in più che viene sottratto alla vita che potresti avere quando raggiungi il tuo obiettivo. Lascia stare che sia un obiettivo grande o un obiettivo piccolo, però magari tu, se domani hai un'interrogazione, quei 5 minuti in più su Instagram li stai togliendo a te stesso
della sera che poteva avere 5 minuti in più per dormire, capito? E non saranno mai solamente 5 minuti, saranno sempre delle ore, saranno sempre dei tempi prolungati e quindi tu stai togliendo del tempo a te stesso, stai solamente nuocendo a te stesso e a nessun altro. Qual è quindi un modo per combattere la procrastinazione? Il modo più efficace secondo me è quello di pianificare. Pianificare però sempre con moderazione ed attenzione. Pianificare le proprie giornate quindi consente di capire come impiegare il proprio tempo, capire quanto ci si mette a fare una determinata cosa e quindi piano piano costruire una propria routine che sia scritta o mentale, che quindi ci fa capire il valore del tempo e ci fa capire quanto noi impieghiamo a fare delle azioni complicate, delle azioni che ci creano disagio e quanto tempo invece noi impieghiamo a noi stessi, a qualcosa che ci fa stare bene, che ci fa ridere, che ci fa divertire. E quindi pian piano, facendo queste piccole cose e pianificando ciò che dobbiamo fare, riusciremo sempre più a bilanciare e sarà sempre meno pesante dover fare delle azioni che ci sembrano non piacevoli nel tempo. Perché però ho specificato pianificare con moderazione? Questo perché se si va a pianificare troppo a lungo, se si vanno a pensare le conseguenze troppo a lungo, si arriva invece ad un punto di stallo, c'è un punto di blocco e spesso la conseguenza è la fuga, perché si vedono le varie conseguenze che si possono avere nel futuro non immediato ma nel futuro a lungo termine e per la paura delle conseguenze negative, che spesso sono minimizzate rispetto a quelle positive, si tende a rimanere bloccati e quindi ok, si pianifica tutto però si aspetta sempre quel momento giusto, inizierò quando avrò questo, inizierò quando avrò quello, ma il momento giusto non è quando avrai una determinata cosa, il momento giusto è adesso, perché adesso tu puoi fare qualcosa, non puoi controllare né il te stesso nel futuro e né il te stesso del passato, puoi controllare il te stesso di adesso, come reagisci alle cose, cosa fa e quali azioni compie nella propria giornata per arrivare ad un obiettivo nel futuro. Non dico che non si devono pianificare di obiettivi grandi e che quindi sono appunto lontani, ma dico che si deve proseguire per step senza diventare sopraffatti a tutte le cose che si devono fare per raggiungere il proprio obiettivo. Quindi dividere in piccoli step e pian piano andare sempre avanti. Una cosa che mi ha aiutato tantissimo, soprattutto nel periodo scolastico, è stato quello di pensare a me stessa come la mia migliore amica, pensare alla me stessa del futuro come una persona alla quale tengo estremamente. E questo che mi ha portato a fare? Mi ha portato a fare tutte le azioni di cui avevo bisogno e che mi risultavano più difficili nel presente, in modo tale da rendere più semplice il presente della me del futuro. È un po' complicato come concetto, però se si ascolta attentamente si riesce a capire, si riesce a seguire. Nel momento in cui io adesso magari sto studiando 10 pagine, la me del futuro non dovrà studiare queste 10 pagine. Perché? Perché già l'ha fatto la me del passato. Lascia stare che adesso magari io non riesco a studiare tutte queste pagine insieme, ma se riesco anche a farne la metà, la me del futuro dovrà farne la metà. Se io riesco a fare tutto quello che devo fare adesso, la me del futuro non dovrà farlo. Ovviamente è difficile da capire e da seguire questa cosa, perché sempre le devi fare queste cose spiacevoli, ok? Nella vita non si può fare sempre quello che si vuole. Però se tu lo fai ora, non è una cosa che tu ti vai a portare nel tempo ed è un pensiero che ti togli. Non c'è sempre il pensiero, ma no, devo fare questo, devo fare quello. No, te lo togli davanti e pensi al te del futuro come una persona meno problematiche da affrontare, meno cose da fare e che potrà fare quello che vuole, potrà riposarsi, potrà divertirsi, perché tanto quelle cose spiacevoli e quelle cose che tu non vuoi fare prima o poi le devi fare. Quindi tanto vale farle nell'immediato, in modo tale che il te del futuro, il tuo migliore amico, non avrà niente da fare e potrà fare esattamente quello che gli pare e piace. Siamo arrivati quindi all'ultimo punto del video, quello che potrebbe aiutare più persone essendo il più concreto, cioè quello di premiarsi. Darsi piccoli premi dopo il raggiungimento dei piccoli obiettivi e delle piccole cose da fare. Questo perché? Perché comunque pensare a se stessi come il proprio migliore amico oppure pianificare le cose è sempre qualcosa di sì concreto, ma fino a un certo punto non è una cosa che tu puoi effettivamente vedere, ma quello che puoi effettivamente vedere è il premio che ti dai, che può essere passare dei 5 minuti con qualcuno, stare al telefono 5 minuti o mangiarsi qualcosa di buono, può essere qualsiasi cosa che però porta felicità e sarà ancora migliore quel premio perché tu lo hai, perché hai fatto uno sforzo, capito? Non è che tu ti dai un premio così perché lo volevi, ma perché tu sei riuscito a fare qualcosa. Ed è questo il punto. Per sconfiggere la procrastinazione si deve creare l'abitudine di
ignorarla, di ignorare quel pensiero costante che dice no, lo faccio dopo, lo faccio domani, non lo voglio fare, ma pian piano si costruisce l'abitudine di ignorarla con appunto i premi che possono essere qualcosa che aiuta, perché si associa una ricompensa al lavoro da dover fare, e associando una ricompensa il cervello e quindi noi stessi siamo più propensi a fare questa attività poco piacevole. Quindi darsi dei piccoli premi può essere inizialmente l'unico modo per andare avanti, ma pian piano magari si possono anche tenere i premi, però ovviamente ci sono anche persone che li eliminano, perché nel momento in cui si crea l'abitudine di ignorare la procrastinazione non c'è più bisogno dei premi, proprio perché ci si rende conto dei benefici che porta a ignorare la procrastinazione, e cioè porta al raggiungimento di obiettivi, porta al sentirsi più soddisfatti al fine della giornata, porta a riuscirsi a dividere meglio ciò che si deve fare, e quindi alla fine l'unico aspetto negativo che ha il non procrastinare, quindi fare quello che si deve fare, solamente appunto passare un momento spiacevole in cui si deve fare qualcosa che magari non si ha la massima voglia di fare, però appunto è temporaneo, è una cosa temporanea che porterà invece successivamente a un benessere non temporaneo, ma che appunto dura nel tempo. Siamo arrivati quindi alla fine di questo video, spero che possa aver aiutato qualcuno e spero che comunque tutti quanti capiate che ovviamente la procrastinazione non si sconfigge da un giorno all'altro, perché come ho detto negli altri video, la chiave è creare delle abitudini. Creare l'abitudine di ignorare la procrastinazione sarà quello che porterà finalmente a sconfiggerla e a raggiungere tutti gli obiettivi che volete, perché ognuno è capace di raggiungere tutti gli obiettivi che si prefissa. Basta solamente impegnarsi, ignorare la procrastinazione, fare tutto ciò che si deve fare. Ovviamente da dirlo è semplice, però ci sono dei piccoli passi fondamentali che saranno quelli che poi porteranno al raggiungimento di ogni obiettivo. Spero quindi che questo video sia stato utile, che possa aver aiutato qualcuno, e ci vediamo al prossimo video.